Ciao, benvenuto alla quarta lezione del corso di PHP. Oggi parliamo di funzioni in PHP e dell'ambito delle variabili all'interno di un progetto PHP. Innanzitutto andiamo a capire che cos'è una funzione. Qui c'è un esempio di funzione. La funzione non è altro che un blocco di codice che il programmatore vuole scrivere una e una sola volta e vuole poter richiamare più volte o all'interno della stessa pagina PHP oppure, molto più di frequente succede questo, vuole poterla richiamare da pagine diverse all'interno dello stesso progetto. Un esempio classico di una funzione è quella che magari verifica se un utente è loggato oppure no, e se non è loggato blocca tutta l'esecuzione del programma e rindirizza l'utente alla pagina di login o di registrazione. Questo è un tipico esempio in cui si richiama una funzione all'inizio di ogni pagina e ovunque sia all'interno del sito, qualsiasi pagina io apra, chiamo sempre quella funzione lì che ho scritto una sola volta e questa funzione sarà sempre richiamata nello stesso modo. Qui ho creato un piccolo esempio di funzione proprio semplicissima. Allora, una funzione innanzitutto si dichiara con la parola riservata function, uno spazio e un nome che ovviamente non sia già un nome utilizzato per una funzione e che non sia ovviamente una delle funzioni standard del PHP. In questo caso ho scelto come nome la parola saluta, dopodiché bisogna aprire e chiudere la parentesi tonda e poi con la graffa aperta e con la graffa chiusa si va a identificare l'inizio e la fine del nostro codice. Quindi qui inizia alla riga 13 la funzione e termina alla riga 15. All'interno della funzione possono succedere diverse cose, si possono elaborare dei dati, si possono andare a salvarli in database, aprire file, insomma qualsiasi cosa si possa fare con il PHP. In questo caso io ho semplicemente fatto una stampa della parola ciao. Quindi se io adesso vado a eseguire questa funzione, innanzitutto vedete che ricaricando la pagina non succede nulla perché la funzione qui è semplicemente dichiarata, ma non è stata invocata. Quindi ho semplicemente detto, guarda che se per caso qualcuno chiama questa funzione, tu devi fare la stampa della parola ciao. Però qui non c'è l'invocazione della funzione. Come si fa a invocare una funzione? Si fa così, si digita il nome della funzione, ma attenzione anche parentesi tonda aperta e parentesi tonda chiusa, punto e virgola. In questo caso sto chiamando la funzione. Andiamo a ricaricare la pagina ed effettivamente viene stampata la stringa ciao. Supponiamo che però io voglia stampare un eventuale nome che voglio passare a questa funzione, perché magari voglio salutare una persona che si chiama Mario e quindi gli passo il nome Mario e voglio che appaia ciao Mario. Allora, come parametro della funzione, quindi all'interno delle parentesi tonde nella dichiarazione della funzione, devo dichiarare un nome di una variabile, io la chiamo nome, ma può essere una parola qualsiasi, chiaramente, sempre che rispecchi tutte quelle regole che abbiamo visto nella dichiarazione delle variabili, la chiamo nome e questa variabile la metto in coda, quindi anche direttamente qua dentro, ciao, $nome, ok? La chiamo così, saluta Mario, andiamo a eseguire la funzione, effettivamente abbiamo visto che stampa ciao Mario. Che cosa succede però se io faccio una seconda invocazione? Quindi facciamo uno spazio e facciamo un secondo codice PHP e chiamiamo saluta come avevamo fatto la prima volta, quindi senza il parametro. Quindi lo chiamiamo una volta con il nome di Mario e una volta senza nome. In questo caso il ciao Mario, quindi la prima chiamata, quella della riga 17, è andata a buon fine. Abbiamo stampato ciao Mario. Ma alla riga 21 è successo qualcosa, vedete? Alla riga 21. Qui mi dice il PHP che ci sono stati troppi pochi argomenti per la funzione saluta. 0 sono stati passati alla riga 21, infatti nessun parametro era presente all'interno delle parentesi tonde, ma esattamente 1 è aspettato, è atteso, ok? Alla riga 12, quindi sta dicendo guarda che alla riga 12 lui si aspetta un parametro.
Quindi quando io scrivo una funzione, se la dichiaro senza parametri, dovrà essere senza parametri. Se la dichiaro con un parametro, sarà con un parametro. Potrei dichiarare anche più parametri con la virgola, nome.cognome, ad esempio. Facciamo questo esempio qui. Allora, togliamo questa seconda invocazione e chiamiamo saluta Mario Rossi, lo poniamo. Saluta nome e cognome. Ecco qua, ciao Mario Rossi. Ma allora come faccio a fare in modo di poter chiamare una funzione, torniamo magari a quella con un parametro, sia col parametro sia senza il parametro? Si fa in questa maniera. Torniamo quindi al primo esempio. Andiamo a scrivere, dopo la dichiarazione del parametro nome, uguale null. Questa dichiarazione significa, guarda che se ti viene passato un parametro, metti quel parametro all'interno della variabile locale della funzione che si chiama $nome. Altrimenti, se non viene passato niente, guarda che il default per questo parametro è null. Null è il tipo di dato che rappresenta il nessun valore. Quindi a questo punto potrò chiamare sia saluta in questo modo, facciamo una capo, sia saluta senza nessun parametro. Ok? Vediamo cosa succede. Ecco, non abbiamo nessun errore, abbiamo però la stampa di ciao Mario come prima riga e di ciao alla seconda. Quindi abbiamo chiamato la stessa funzione una volta con un parametro e l'altra volta senza il parametro, ma avendo dichiarato nome uguale a null, di default viene dato questo valore, questo null, alla variabile nome e quindi viene stampato comunque un ciao null. Ciao null non produce nulla e quindi stampa solo ciao. Ok? Questo è un modo per fare le cose. Quindi il numero di parametri è fondamentale. Ovviamente questa cosa la potete fare anche con il cognome, uguale null, eccetera, eccetera. Il concetto è questo. La cosa fondamentale è questa. Parliamo quindi di ambito delle variabili. Abbiamo detto che il parametro che noi specifichiamo in fase di dichiarazione di una funzione è una variabile che viene vista solo all'interno della funzione. Ok? Supponiamo infatti che io dopo aver fatto ciao nome vada a ridefinire la variabile nome scrivendo Roberto, ad esempio, e andiamo magari a scrivere ciao nome ancora, quindi andiamo a stampare il primo nome che ci viene passato e poi andiamo a ridefinire Roberto e scriviamo ciao Roberto, ok? Andiamo a chiamare il programma con la stringa Mario e quello che avviene è ciao Mario, ciao Roberto, perché effettivamente all'interno della funzione io il parametro che ho passato posso modificarlo, perché? Perché $nome è una variabile a tutti gli effetti, quindi una volta che sono all'interno della funzione posso andare a ridefinirlo, non c'è nessun tipo di problema, di solito non si fa, però per farvi capire che comunque quel parametro diventa effettivamente una variabile all'interno della funzione. Cosa succede però se io una volta uscito dalla funzione voglio stampare $nome? Ok? Andiamo a vedere cosa succede. Ho un errore, quindi ho ciao Mario, ciao Roberto e poi mi dice guarda che la variabile $nome non è definita alla riga 22, proprio perché come vi ho detto $nome non esiste all'interno del programma. Poi vedete questo è un warning. Il warning è un tipo di errore che non è un errore fatale ma è un avvertimento. Farò una lezione dove spiego bene tutta la gestione degli errori e vi farò anche capire che si possono eventualmente anche non far apparire questi warning, ma non è ovviamente consigliato. Ad ogni modo non è un errore fatale, cioè il programma potrebbe continuare, semplicemente vi dice guardate che quel $nome tu la stai stampando ma di fatto non ha nessun valore. Quindi anche per imparare bene a programmare è meglio lasciare le cose come sono e fare in modo che questi warning vengano fuori, perché sarebbe rischioso poi fare affidamento su una variabile pensando che ci sia quando in realtà non c'è.
I parametri, quindi all'interno di una funzione, nascono e muoiono all'interno della funzione. Muoiono quando la funzione termina. Ok? Ci può essere però la necessità di fare in modo che la funzione veda delle variabili globali e possa anche modificare queste variabili globali. Ci sono due modi per fare questo. Supponiamo che la mia variabile nome, quindi Mario, sia presente nel programma principale, ok? E che io voglia semplicemente magari salutare Mario facendo una chiamata saluta. Come si fa a fare in modo che saluta veda questa variabile? A questo punto il parametro non serve, poi vediamo cosa succede se invece il parametro c'è. Andiamo a dichiarare con la parola riservata global $nome e facendo così noi andiamo a dire guarda che all'interno della funzione saluta io farò riferimento alla variabile che si chiama $nome che è globale, ovvero che è nel programma principale. Facendo così io posso semplicemente andare a stampare ciao $nome e a questo punto non mi serve più il parametro perché faccio direttamente riferimento a questa variabile qui. Andiamo a vedere effettivamente ciao Mario. E cosa succede se all'interno della funzione io cambio il nome? Nome uguale Roberto e vado a stampare magari il nome dopo aver chiamato, magari con uno capo, uno spazio, un ritorno di linea, vado a stampare il nome. Abbiamo ciao Mario e poi la variabile nome effettivamente è rimasta Roberto perché è stata modificata all'interno della funzione, ma essendo vista come variabile globale, succede che questa variabile di fatto è la stessa del programma principale. Questo è un metodo. Il secondo metodo consiste nel mantenere il parametro nome, ok? Ma davanti a $nome mettiamo una e commerciale, end nome. Che cosa significa? Significa che io posso chiamare saluta passandogli la variabile $nome che abbiamo precedentemente all'inizio del programma inizializzato a Mario e quando viene chiamata la funzione saluta con la in commerciale si dice guarda che il parametro che ti passo in realtà è un passaggio per riferimento. Che cosa vuol dire per riferimento? Vuol dire che non ti sto passando il valore della variabile nome come solitamente succede, perché senza le commerciale viene copiato il valore che io passo alla funzione all'interno di una variabile che viene creata in quel momento. Invece con le commerciale gli si dice guarda che no, ti sto passando proprio quella variabile, quella globale, ok? E quindi andando a chiamare di nuovo questa funzione succede la stessa identica cosa, quindi ciao Mario la prima volta e poi andiamo a modificare Roberto, ma siccome Roberto è esattamente la variabile globale, all'uscita della funzione, quando noi andiamo a stampare il nome, questa variabile è Roberto. Attenzione che però questo secondo nome presuppone che noi passiamo una variabile, cioè saluta $nome, non posso passargli Mario così. Vediamo cosa succede se passo Mario così. Mi dà un errore, perché? Perché, qua mi dice, andiamo a leggere, gli argomenti nome non possono essere passati by reference, il passaggio by reference è questo, cioè con la e commerciale. Perché? Perché questa è una stringa, non è una variabile. Il dollaro deve essere per forza usato, scusate, l'e commerciale, quindi il passaggio per riferimento, deve essere sempre usato esclusivamente con una variabile. Ok? Questa è la differenza. Sono cose che si usano pochissimo, devo dire la verità, però è giusto averlo visto. Torniamo un attimo all'esempio di prima in cui abbiamo il discorso del global, ok? Supponiamo che io voglia salutare Mario e quindi qui ho il mio parametro nome, ma gli metto anche la variabile globale nome che si chiama, diamogli un altro nome, Lucio.
Che cosa succede facendo questa esecuzione? Vedete, abbiamo ciao Lucio, Roberto. Ma perché ciao Lucio se io gli ho passato Mario? Perché nel momento in cui io dico global ha la precedenza questa parola rispetto al parametro che io gli passo. Quindi questo è un errore, se vogliamo, non si fa mai una funzione con un parametro e poi sotto il global con lo stesso nome, perché lei non saprebbe quale usare, cioè gli sto passando Mario, deve guardare questo valore o deve fare riferimento alla variabile globale Lucio, visto che qui c'è scritto global. In questo caso fa riferimento a Lucio, ok? Dopodiché, comunque, essendo la variabile globale, la va a cambiare in Roberto e infatti, uscita dalla funzione, la mia variabile nome che io stampo nel programma principale diventa Roberto. Quindi spero di non avervi fatto troppa confusione, ma tirando le somme o scrivete il nome del parametro qui e non usate la parola global per questo parametro, ovviamente lo potrete usare e anzi lo userete, lo vedremo nei prossimi esempi, nelle prossime lezioni soprattutto. La parola global all'interno delle funzioni serve tantissimo quando devo ad esempio andare a leggere delle stringhe di connessione a un database piuttosto che il nome del sito, piuttosto che tante altre cose. Qui ci possono essere delle variabili A, B, C, quello che voglio, ok? È quello che mi serve ovviamente, ma i parametri non metteteli qui e non metteteli nel global, perché sennò fate una confusione terrificante. Quindi se volete usare le variabili globali, evitate di usare i parametri, a questo punto non vi servono. Usate direttamente dollaro nome qui e fate riferimento a quella variabile globale. Io ovviamente non vi consiglio di usare global se non strettamente necessario, però ecco, è giusto esplorare quali sono tutte le strade, quali sono le possibilità che offre questo linguaggio. Ora però vediamo qual è il metodo giusto per utilizzare le funzioni. Fino adesso abbiamo scritto le funzioni all'interno della stessa pagina che le utilizza, cioè che le invoca. Ma solitamente cosa si fa? Solitamente si va a creare un file chiamato come volete voi, io lo chiamo lib come library, libreria di funzioni, lib.php e qua dentro non faccio altro che dichiarare tutte le mie funzioni. Quindi da qui io la funzione saluta la tolgo, ok, e la metto all'interno di questo file lib e poi mi dichiaro qui dentro tutte quelle funzioni che mi servono, ok? Adesso andiamo a fare la classica funzione con il nome, ciao nome, senza il global. Ecco, partiamo da questo esempio qui. Come faccio a utilizzare la funzione saluta all'interno del file index? Quindi io voglio chiamare saluta Mario. Faccio eseguire il programma e mi dice che effettivamente la funzione saluta non è definita. Chiamata a funzione non definita saluta alla riga 12, perché chiaramente il mio file index.php non sa nulla di lib.php. Come si fa quindi a inglobare questo file lib all'interno di index affinché questa funzione venga vista? Si fa in questo modo. Si apre PHP, il tag del PHP, come al solito. Ovviamente posso metterlo in qualsiasi parte del corpo, solitamente si mette comunque all'inizio e certamente prima dell'invocazione, io di solito la metto proprio in testa, e qui abbiamo diversi tipi di modi di inglobare. Allora, uno è utilizzando la funzione include e andando a specificare il file. Essendo che il file lib, essendo che il file lib.php è all'interno della stessa cartella, basta scrivere così. Se fosse all'interno di una cartella, bisognerebbe scrivere barra o punto barra cartella barra lib, ok? Quindi tutto il percorso. Oppure se fosse in una cartella precedente, punto punto barra. Poi lo vedremo quando andremo a fare esempi un po' più complicati. In questo caso include lib. Vado ad eseguire, effettivamente adesso funziona. Abbiamo 4 modi in PHP per includere un file. Il primo l'abbiamo visto, include. Poi abbiamo l'include once. Poi abbiamo il
require, andrò a spiegarvi uno per uno questi metodi, e require once. Ok? Abbiamo 4 modi. Di questi io ve ne consiglierò sempre uno, ma andiamo a capire come funzionano. Allora, commentiamo il primo, il secondo, anzi il terzo e il quarto, e lasciamo l'include. Supponiamo che io questa funzione saluta non la chiami, ma vada semplicemente a scrivere ciao, sono la prima riga, ok, poi una capo e facciamo una stampa di una seconda riga. Ok, tutto a posto. Supponiamo che però io sbagli la parola, cioè il percorso del file, e scrivo una cosa che non esiste, tipo questo file non esiste nella mia cartella, e quindi quando io eseguo il programma, notiamo che ho dei warning. Mi dice, guarda che questo file non è stato trovato, failed to OpenStream. Ok? Di fatto però, se guardate bene, intanto abbiamo un warning, quindi il warning, come vi spiegherò poi in una puntata dedicata, è un tipo di errore non bloccante che si può anche evitare poi di visualizzare in fase di produzione, cioè quando voi avete finito lo sviluppo del programma e l'avete magari messo in rete. E quindi se questo warning fosse soppresso io non mi accorgerei di questo errore. Ma poi notiamo un'altra cosa, che le istruzioni effettivamente successive sono state eseguite. Ciao, sono la prima riga, ciao, sono la seconda riga. Quindi da qua capiamo che l'include non è vincolante, cioè se non trovi quel file, vabbè, non succede nulla. È chiaro che però se io poi richiamo la funzione saluta e non ho incluso il file lib, che cosa succede? Succede che come prima le righe precedenti sono state eseguite, quindi fino a qua non c'era nessun problema. Poi, quando ho chiamato la funzione saluta, chiaramente non ha trovato la definizione call to undefined function, ok? Però vedete che il programma comunque va avanti. Se invece al posto di include scrivo require, sempre con il percorso sbagliato, eseguo, vedete che non ho più le 2 righe stampate. Il programma proprio non ha avuto esecuzione, ho sempre un warning e poi un fatal error. Ho fatto l'error perché effettivamente questo è un fatal error alla riga 2, lo si vede qui. Quindi la differenza tra include e require è che il require è molto più stringente. E quindi già capite che il mio consiglio è quello sempre di usare gli require. Gli include si usano in altri ambiti, ma diciamo che il 99,9% delle volte userete un require. Ora però andiamo a capire che cosa vuol dire include once e require once. La parola once ci fa capire che vuol dire una volta, includili una volta. Che cosa significa questa cosa qui? Supponiamo che voi abbiate da includere il file lib, ma anche un file config. Come vi spiegherò anche nelle prossime lezioni, di solito io creo sempre questi 2 file, appunto lib per le funzioni e config per le configurazioni. Quindi io qua l'avevo già creato, ad esempio ho definito una costante, ok? Con l'URL del sito, ad esempio, ma potrei avere le stringhe di inizializzazione per la connessione di database, li avrò nel file config, quindi è un file che contiene diverse variabili di avviamento dello script. E cosa succede? Che tutte le mie pagine includeranno sia config, per avere queste variabili in canna, sia lib, ok? Ma in questo caso andiamo a inglobarle con un require, ok? E non ci sono problemi. Però se lib a sua volta ha bisogno del config, perché ad esempio io qui ho bisogno di stamparmi questa variabile, questa costante siteURL, ok? Quindi supponiamo che abbia una funzione stampa nome sito, ok? Che non fa altro che fare un print di questa costante siteURL. Ovviamente questa non è definita all'interno di lib e quindi dovrò includerla. Abbiamo detto di usare include require, va bene.
require config.php. Quindi ho un require qua, ma ho un require anche qui. Che cosa succede se io eseguo questo file? Mi dice che la costante siteURL è stata già definita nel config alla riga 2. Perché? Perché io, quando ho eseguito questo index, ho chiamato config, il config è partito e mi ha definito la costante, no? Però poi, avendo incluso anche lib a sua volta, avendo richiamato il config, è come se avesse ridefinito quella costante. Ecco perché si usa il once. Io consiglio sempre di usare il once, sia qui, sia qui. In modo che io gli dico, guarda, io ho bisogno di questi due file, ma includimi una volta solo. Quindi se per caso lib o se per caso config a loro volta includono uno dei due o altri, perché poi il progetto crescerà, tu includimi una volta solo. Se ho una dichiarazione doppia, non tenerla in considerazione. Un'inclusione doppia, diciamo. E infatti facendo così, io ho risolto il problema. Quindi, ovviamente poi l'include once funziona nella stessa maniera. Il once serve solo per dire una volta. Per tirare un attimo le somme, io vi consiglio, personalmente, dalla mia esperienza, e io effettivamente faccio così, io utilizzo sempre solo il require once. Così mi tolgo ogni possibile casino di file che richiamano altri, eccetera, eccetera. Vedrete che è molto facile che i vostri file o le classi che andremo a costruire, non ho ancora parlato di classi, ma ci arriveremo, debbano leggere perlomeno il config, ok? Se non addirittura il lib e altri file. Quindi evitiamo di farci del male, usiamo sempre require once. Le funzioni comunque non sono semplicemente dei blocchi di codice che eseguono delle cose, ma possono anche a volte restituire un valore. Quindi noi anziché fare print ciao di nome, possiamo anche fare un return di un qualcosa, quindi in questo caso una stringa. Che cosa significa utilizzare la parola return? Significa che la funzione effettivamente viene invocata per restituirci un qualcosa indietro. Quindi di fatto lei non fa nulla, o potrebbe anche fare qualcosa prima di questa istruzione, per carità, potrebbe fare dei conti o altre cose, ma con la parola return diciamo guarda, ritornami il valore della parola ciao più il parametro. In questo caso però come si fa ad andare a chiamare la funzione? Non bisogna più chiamarlo così, saluta Mario, perché se noi la chiamiamo così non succede nulla, vedete? È stata chiamata la funzione ma non è apparso nulla. Perché? Perché effettivamente saluta ci ha restituito un qualcosa, ma quel qualcosa non l'abbiamo stampato a video. Quindi di solito si passa magari per una variabile stringa, un nome di una variabile a caso, uguale saluta. E poi facciamo print di stringa, ad esempio. Stringa. Ok? Quindi abbiamo detto metti il contenuto di quello che ti restituisce la funzione saluta all'interno della variabile stringa e poi stampala. Avremmo potuto anche scrivere direttamente così. Print di saluta Mario. Vedete? È esattamente la stessa cosa. Sempre pensando al fatto che saluta Mario non fa nessuna operazione, ma, andiamo a vedere cosa fa la funzione, non fa altro che concatenare due stringhe e ritornarci un valore. In alcuni linguaggi viene distinto il nome function da procedure oppure funzione da metodo. Alcuni linguaggi quindi hanno la parola funzione riservata a qualcosa che comunque restituisce sempre un valore. Nel PHP invece questo non è così. Nel PHP si usa sempre la dichiarazione function sia per un qualcosa che produce un risultato ma senza restituire alcun valore, sia invece per la classica funzione che ritorna un valore. Per questa lezione è tutto, se ti è piaciuto metti un like, condividi e iscriviti al canale. Ci vediamo alla prossima puntata in cui parleremo di forma HTML
e di invio dati da form a pagine PHP. Per ora ti saluto e grazie per la visione. A presto, ciao!